Salve a tutti ragazzi, sono Snake e oggi completeremo la scrittura del codice per il form di inserimento dati nell'anagrafica clienti. Andremo a creare un controller per la nostra form, ovvero un controller, un modulo di classe che sarà qui come abbiamo fatto per le altre due tabelle, che si occuperà appunto di gestire qualsiasi input proveniente dalla form, in modo da avere il codice visibile direttamente all'interno dei moduli di classe senza dover accedere prima alla form per poi visualizzarne il codice. Quindi per fare questo andiamo a inizializzare la nostra form e nel momento della inizializzazione gli andiamo ad assegnare una variabile di stanza che sarà il nostro controller, che andremo a creare e lo chiameremo inserimento controller, anzi inserimento view controller. Ora andiamo a creare il nostro modulo di classe. Abbiamo detto lo chiamiamo inserimento view controller, controller della form. E ora nel codice del nostro button click, inserisci click, possiamo semplicemente utilizzare una funzione del nostro controller, quindi controller.button inserisci clicked. Andiamo a crearla. E che cosa farà questa funzione? Non farà altro che controllare la validità dei dati e inserirli nella tabella anagrafica, anzi clienti. Per quanto riguarda invece il tasto annulla, non farà altro che chiudere la form, quindi farà un load me. Andiamo a vedere se funziona tutto. Perfetto, come non detto, in pratica nell'add button click non dobbiamo più utilizzare il metodo di prima, ma dobbiamo dichiarare la form come form inserimento azienda e dopo dobbiamo settarla, quindi set form uguale form inserimento azienda e poi utilizzare il metodo form.show. Perfetto, vediamo con il tasto annulla, ok, si chiude la form. Ora dobbiamo solamente implementare il tasto inserisci. Quindi andiamo alla definizione di inserisci e che cosa farà quindi? Prendendo i dati dalla form andrà ad istanziare una classe di tipo cliente che appunto c'è la denominazione, la rappresentante, nome, cognome, bla bla bla, e andrà ad inserirli all'interno della tabella. Quindi come facciamo tutto questo? Per avere accesso ai dati abbiamo bisogno che questo controller abbia accesso appunto alla form. Quindi creiamo un metodo che ci permetterà di assegnare la form a questo controller e lo andiamo a richiamare nel momento dell'inizializzazione del codice. Da questo momento in poi dal nostro controller abbiamo accesso a tutti i metodi della form e a tutte le varie text box che abbiamo creato in precedenza. Quindi andiamo a creare un nuovo cliente e andiamo ad assegnargli i vari dati della form, quindi cellulare, codice fiscale, andando in ordine di la data di inserimento sarà la data attuale, che possiamo semplicemente prendere scrivendo date, la denominazione dell'azienda, azienda, l'email sarà email, il nome commerciale, note. Non abbiamo rinominato le note, infatti non ci esce tra la scelta, andiamo a farlo ora.
Ora, dato che tutto questo non è codice che riguarda l'azione del tasto di inserimento, andiamo a creare una funzione apposita che chiamiamo form to cliente, in cui gli passiamo il cliente per riferimento e lo andiamo a settare. Quindi tutto questo codice non lo vedremo più. Qua semplicemente andiamo a chiamare la form to cliente e gli diamo il nostro cliente. E poi dopo semplicemente andiamo a passare il nostro cliente appena creato al nostro controller della tabella, che si occuperà di inserire i dati all'interno della tabella. Quindi creiamo il nostro controller. Ora quello che dobbiamo fare è andare a implementare la funzione di inserimento nel nostro cliente controller. Quindi che cosa farà la nostra funzione di inserimento? Semplicemente aggiungerà una nuova riga alla tabella e ne otterremo il riferimento. Quindi e poi in quella riga all'intersezione, ovvero nel momento in cui ne andiamo a inserire una riga all'intersezione tra la colonna attuale e la riga, in questo caso sarebbe questa, e quindi a E133 andiamo a inserire i vari dati che abbiamo preso da cliente. Quindi all'intersezione di una funzione che ci restituirà il range della colonna, ditta azienda. Quindi andremo a prendere la colonna con intestazione ditta azienda e la andremo a intersecare con la nostra nuova riga, e in quel punto lì andiamo ad inserire, in questo caso andremo a inserire il nome dell'azienda. Facciamo la stessa cosa per gli altri, quindi sarebbero 17 colonne. Dato che questo però, prima di inserire intestazioni tabelle, possiamo notare che questa roba qui viene ripetuta moltissime volte. Quindi nella nostra vista, clienti view, andiamo a creare una funzione che si chiamerà getColumnByName, che ci servirà appunto a ricavare la colonna in base al nome della stessa. Per fare questo, quindi prendiamo la nostra table, utilizziamo il metodo che abbiamo creato nel tutorial precedente, eitherRowRange, e col metodo find andiamo appunto a cercare il nome passato come parametro. Non sarà quindi una function, non sarà una sub, ma sarà una function perché restituirà qualcosa. As range. Ora l'ultima cosa che ci manca semplicemente sono i getter di accesso a queste variabili che sono private in questo momento. Quindi creiamo una funzione per ogni variabile che ci permetterà di accedere alla relativa colonna. E così dicendo per tutte le altre. In pratica nel momento in cui non chiamiamo questa funzione dal nostro controller, facciamo view.getCallDittAzienda, nel momento in cui gli passiamo una riga, noi possiamo semplicemente accedere a quella riga di quella colonna, che sarà evidenziata, e inserirci questo dato all'interno, nel nostro caso la denominazione. Faremo la stessa cosa per tutte le altre, andrò un po' più veloce ora. Sono accorto ora che ci mancano gli underscore alla fine, essendo variabili private di solito vengono nominate con un underscore finale per distinguerle dalle variabili pubbliche. Alcuni ce l'avevano, altri no, quindi ora l'abbiamo uniformato, quindi qua sarà call denominazione, quindi
dovrebbe essere tutto a posto. Ora torniamo nel nostro controller e andiamo a inserire le varie voci. Quindi queste due vanno cancellate. Al posto di questo mettiamo un view.get nome call nome commerciale e la stessa cosa facciamo per tutto il resto e gli passiamo sempre la riga all'interno. Qui c'è un problema. Ok. E ora dobbiamo creare la funzione add double row. E farà un set row qui. Quindi andiamo a definire add table row in questo modo, cioè creiamo la list row. In realtà già qui possiamo ritornare il suo index senza dover fare tutto il giro e semplicemente questo è la table row, aggiunge una riga alla fine della tabella e poi dopo ne restituisce il suo index in base alla tabella. Andiamo ad aggiungere 1 sarà la nostra nuova row, prendiamo la colonna, le varie colonne, denominazione, nome commerciale, rappresentante e andiamo alla riga, all'indice definito e ci inseriamo i nuovi dati. Fatto già una prova, dovrebbe funzionare. Andiamo inoltre a cancellare tutti i dati già presenti perché non ci servono, erano solo un test. Benvenuti su YouTube. Premiamo inserisci e dovrebbe avercelo inserito. Cosa succede? Che non si chiude il form e quindi possiamo inserire più volte la stessa azienda, infatti è successo qua, abbiamo inserito 2 volte. Quello che vogliamo quindi è che si chiuda il form quando premiamo sul bottone inserisci e questo lo possiamo andare a definire qui, quindi unload me, e inoltre vogliamo che il nostro controller ci porti a quella riga, quindi possiamo aggiungere qui un select di quella riga, quindi facciamo mettiamo quella dell'azienda punto, sì, questo è un range, quindi possiamo fare semplicemente un select e dovrebbe funzionare. Andiamo a provare, andiamo avanti, ha funzionato. Tutti i dati sono stati inseriti tranne per la provincia perché mi sono dimenticato di inserirla. Ok, la provincia della sede operativa non la prende, andiamo a vedere perché. Sede legale, sede operativa non c'è, infatti non c'è proprio, quindi è view get call operativa provincia alla riga row e ci mettiamo sede operativa provincia, quindi andiamo a riprovare solo per la sede operativa provincia, facciamo test e inseriamo, il dato viene inserito e il nostro programma risulta funzionante. Se volessimo fare un controllo per esempio sulla nostra partita IVA che deve essere minimo di 11 caratteri, il punto giusto dove fare il controllo è nella classe cliente, nei vari metodi di impostazione, cioè i metodi, le property let. In questo caso qui, dato che Excel non ha una vera e propria gestione degli errori, quello che possiamo fare è creare una nuova variabile booleana errore all'interno della classe, quindi che ci dichiarerà se un oggetto di tipo cliente è in stato di errore. E
e la dichiariamo privata, quindi ci mettiamo l'underscore. E che cosa facciamo? Andiamo a fare un controllo sulla partita IVA, che la stringa sia uguale ad 11 caratteri. No, questa è la get, scusate, nella let, eccola qui. Allora, if len value uguale 11, allora la inseriamo. Altrimenti che cosa facciamo? Andiamo innanzitutto ad impostare la variabile error a true e poi andiamo a fare cosa? Andiamo a lanciare un messaggio di errore tramite il nostro message box. Partita IVA errata deve essere di 11 caratteri e VB critica errore. Nel momento in cui andiamo a passare il form al cliente, un'altra cosa da fare è controllare che il cliente, una volta che viene istanziato, non sia in errore. Quindi andiamo a controllare se il cliente è in errore, quindi dobbiamo anche prevedere un get per la variabile errore, essendo privata. Quindi andiamo a vedere se il cliente è in errore, semplicemente annulliamo l'azione di inserimento, cioè tutta questa parte qui non la facciamo. Quindi praticamente questa parte qui la andremo a eseguire solamente quando il cliente non è in errore. Quindi se il cliente non è in errore, allora andiamo a fare tutto questo, altrimenti, considerando che probabilmente il cliente verrà ricreato, semplicemente non facciamo niente, perché al momento della creazione non sarà più in errore e quindi non facciamo niente. Andiamo a vedere. Questo è l'errore che ci restituisce, però la form si chiude, questo non lo vogliamo, quindi per evitare che questo accada dobbiamo andare a spostare il codice di unload da qui a qui. Cioè solo nel caso in cui l'inserimento sia andato a buon fine, allora chiudiamo la form. Quindi inseriamo, la form non si chiude, mettiamo una partita IVA giusta, 1, 2, 3, 4, 10 e 11 caratteri, inseriamo, viene inserita, possiamo completare l'operazione. La stessa cosa la si potrà andare a fare per qualsiasi altro dato, per esempio per il codice fiscale che sia almeno di 16 caratteri. Basterà semplicemente ora modificare solo la variabile get qui, quindi sarà una cosa molto veloce. Andremo semplicemente a controllare nel nostro value se è minore di 11, perché sappiamo che il codice fiscale di un'azienda a volte potrebbe essere la stessa partita IVA. Quindi o facciamo un controllo se la len è uguale 11 oppure è uguale 16, allora impostiamo il codice fiscale, altrimenti anche qui lanciamo un message box in cui indichiamo che il codice è errato e questo è tutto. Ora dobbiamo semplicemente settare l'error come true e non dobbiamo fare più niente perché è già tutto impostato precedentemente. Sbagliato qui. Ok, quindi ci uscirà tutti gli errori che ci sono all'interno della form nel momento in cui andiamo a fare l'inserimento. Se li andiamo a correggere, se correggiamo solamente quello della partita IVA, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci uscirà solamente l'errore del codice fiscale, andremo a inserire il codice fiscale corretto e l'inserimento riuscirà tranquillamente. Da Snake è tutto, ci vediamo al prossimo video.